Questo parchetto è sempre più spettacolare, è veramente bello, pieno di gente che fa picnic, colazione la mattina. Abbiamo visto prima passare quel gruppo di ciclisti francesi con la famiglia che andava via, un angolo di paradiso in mezzo a una città brutta, perché sostanzialmente la città, paese brutto. Comunque, cosa facciamo oggi? Non lo sappiamo, nel senso che abbiamo 2 o 3 idee, ma bisogna consolidarle, nel senso che bisogna andare a vedere se si possono fare o meno, costi e un po' di cose. Essendo mattina presto, intanto, per evitare di tirarvi giù tutti gli utensili, cosa voglio fare? Ci sono delle officine meccaniche qua vicino, passare con il camper e vedere se magari qualcuno mi impresta la pinza e magari trovo un rivento un po' più grande di quelli che ho comprato per mettere la serratura, vogliono 2 secondi. Se ce li ha, perfetto. Se no mi toccherà poi fermarmi e metterlo io, però non ci voglio tirare giù tutti gli strumenti, veramente 2 secondi ci vogliono, quindi vediamo un attimino se riusciamo a farli. Comunque oggi è una giornata incerta. Abbiamo tralasciato quello che è successo ieri sera, vero? Sì, non ancora, no, non l'ho detto. Abbiamo avuto 2 visite, spiegagliele tutte e 2, va? Ieri sera ero qui fuori, no? Prima di metterci a guardare il film, arriva uno, mi guarda e mi fa cosa dici? Un po' barese era. E non riuscivo a comprendere che cosa voleva. E gli faccio, non capisco. Mi fa, e Marina fa, guarda che forse vuole chiederti se hai del pane. Io ho detto, hai del pane? Io ho detto, no. Ho detto, pane ingrassa, ciccia, no, io non mangio pane, non ne ho. Mi fa, alcol, beer. No, non ce l'ho beer, ma tu vuoi vendere beer? A me no, non mi serve la beer. Insomma, mi ha dato avanti quarto d'ora, poi ho detto no, mi ha mandato a cagare, se non dato. No, gli abbiamo fatto vedere la bottiglia dell'acqua per fargli capire che noi beviamo solo acqua e se voleva dell'acqua lui, perché non capivamo se lui voleva venderci qualcosa o voleva che noi gli dessimo queste cose, ok? Perché non so, tipo in Marocco era normale che venissero tutti a chiederti elemosine, alcol, soldi, qualsiasi cosa. Invece lui non si capiva perché dicevamo, ma tu vuoi pane o a noi pane? Cioè è impossibile capirsi in questi casi. Comunque fatto sta che è arrivato sto tizio e vabbè, insomma, non ci siamo capiti, se n'è andato, boh. Vabbè, ciao. Poi dopo ci mettiamo a guardare la nostra bella televisione, finito tutto, Marina va a dormire. Io sto lì ancora così una mezz'oretta a vedere le mie mail, le mie cose. A un certo punto sento bussare, ma forte, non knock, proprio tirava giù le pareti. Le botte. Allora vado a vedere, esco e di qua non c'era, era dall'altra parte. Esco fuori proprio e guarda, gli faccio, chi c'è? Cos'è che aveva chiesto? Cigar. Mi guarda, non mi fa, cigar. E faccio, non c'ho sigaro, e se ne va. E io lo guardo e ho detto, ma questo è fuori. Probabilmente era il matto del villaggio, che ogni villaggio c'ha il suo matto. Guardo dove va, perché al mezzanotte farmi sta cosa non mi è piaciuto un granché, no? Allora guardo, a un certo punto questo qua si gira, mentre mi guarda mi fa, vieni. Io faccio, ma vai a cagare, va pirla, che se vengo non cammini neanche più dopo, pirla. Comunque, la mazza da baseball l'ho messa vicino, ho detto, si sa mai stanotte. Se succede la tiro fuori, spero di no. Ma insomma, queste 2 piccole, ma neanche disavventure, sono matti del villaggio, ci sono. Vabbè, adesso capiamo cosa fare e poi ci aggiorniamo. Ciao. Questa è chiaramente la via dei meccanici, la piazza dei meccanici, anzi. Hai broken? Hello. They change this? Change. Yeah. Just put this in. Okay. That's it. Martello. Turkish style. Bu olmazsa olmaz bunlar. Tamam. Okay, this one. Dur, sakin. Ecco. Perfetto. Tamam. Tamam. Basıyorum. Vai. Lavoro fatto. Come supponevo, se arrivavano loro che avevano tutti gli attrezzi meglio, perché il rivetto che avevo io era piccolo, quindi me ne hanno messi 2 più grossi ed è completamente più stabile di prima. E niente, poi sono persone gentili, ci siamo fermati qua a chiacchierare un attimo. E mi ha detto che il martello si chiama papà, babà, invece lo scalpellino si chiama figlio, che è figlio però. No, vabbè, comunque. Beh, comunque ha avuto anche una contrattazione per il prezzo. Sì, perché siccome lui è un amico italiano, sa che ovviamente i costi italiani. Io faccio, ti devo dire qualcosa? Dammi
Scusa che mi ha chiesto Prima prima 10 euro, poi gli faccio 10 euro, gli ho detto ma smettila va. Vabbè dammi 200 lire, ma che figurati 200 lire, gli ho detto te ne do 100, gli faccio ma perché voglio offrirti il caffè. Poi ha chiesto 2 euro, E poi alla fine gli ho dato 100 lire che sono 3 euro. che sono 3 euro, ho detto così vai a comprarti il caffè. Più che altro si scherzava, ma mi sembra giusto, visto che è venuto, si è sbattuto, è andato a prendere i rivetti, che almeno, come si dice, cioè gli venga riconosciuto questo 5 secondi. Abbiamo risolto anche finalmente questo problema e mo io direi che andiamo a vedere questa attrazione se Marina riesce a entrare. Io no, lei sì. Siamo nel parcheggio che è a pagamento, ma per adesso non c'è nessuno per pagare. Forse dopo pagheremo facendoci un gozleme. Sarà troppo presto. Sì, effettivamente è ora di colazione. I never realized you were lying. I strongly believed in the game. You really had me back where you want me. Alle mie spalle vedete una foto di quelli che sono cunicoli qui sotto. Non vado non perché non ho voglia, non vado non perché sono tutte scale, non vado perché non ci entro. Adesso vi faccio vedere il cartello che riporta alla biglietteria. Per alcune tipologie di persone non possono proprio entrare fisicamente perché Ci sono delle parti di cunicoli che sono veramente stretti, oltretutto sono a doppio senso di marcia. Io ho visto dei video di altri youtubers che si sono incastrati, non sto scherzando. Ho dovuto fare metri e metri indietro, quindi sinceramente andare a rischiare di farmi venire un coccolone lì sotto, sinceramente no. No, per farvi capire, io non ci vado, Marina sì. Allora, io praticamente sto per andare in questo posto, non so se avete capito, alle nostre spalle c'è un piccolo Spaccato. spaccato di 4-5 piani sottoterra con tutte queste scalette, però non c'è una guida. Questo è il cartello che vi dicevo, dice che è rischioso entrare per persone che hanno problemi di cuore, pressione alta e pazienti con asma, quindi teoricamente manco io potrei entrare, però non ho asma da claustrofobia, quindi non dovrebbe succedermi niente, ok? Quindi se vedete il video dopo vuol dire che sono uscita. Nei video di alcuni youtubers c'è stato un momento, non mi ricordo, dove mancava aria, nel senso che scendendo l'aria inizia ad essere viziata. Quindi Quello è il problema per gli asmatici. se tu che hai problemi di asma, se appena senti che inizia a essere affaticata, torna indietro. Voglio fare una considerazione. In Turchia, in generale, le norme di sicurezza non sono quelle europee, ok? L'abbiamo visto in tutti i posti. Loro ti dicono vai, poi sono cacchi tuoi. Non hanno responsabilità né si prendono responsabilità, a meno che non siano, penso, delle colpe gravi. Detto questo, fai attenzione. Ah, ok. Ho chiesto se c'era un percorso da seguire o una guida, qualcosa del genere, anche solo un'audioguida. Mi ha detto no, che posso visitarlo da sola, soltanto seguire le frecce. Ci sono delle frecce, per fortuna, che dice rosso giù e blu su. Devo ricordarmi questo. Rosso giù, blu, giù, rosso blu. inferno, blu cielo. Aria. Ok, va bene. Vado. Good luck. Bene, allora lei è andata, io me ne torno al camper. Siamo d'accordo che se entro un'ora non la vedo, io mangio. Così gli ho detto. No, vabbè, se entro un'ora non la vedo, inizio seriamente a preoccuparmi. Però, speriamo di no, ecco. No, dovrebbe essere un'oretta all'interno, poi secondo me fra mezz'ora si è rotto le balle e viene fuori. Entrati. Il primo pezzo ci sono delle gallerie abbastanza ampie e c'è anche un signore che ci ha spiegato che eravamo in una cucina dove si faceva il fuoco e qui finisce. Questa praticamente è una giara dove raccoglievano il vino. C'è un canaletto di scolo, dice che tutta l'acqua e il vino potevano essere canalizzati per tutti gli 8 piani. Sto passando in vari cunicoli ed è passata anche una guida, un signore tipo del soccorso che è andato a recuperare 2 inglesi dicendogli exit, exit. Ok, con questa freccia noi possiamo scendere.
But this is very interesting. This outside for enemy is close to tunnel, not coming the enemy here. Questo cunicolo in cui siamo appena passati è uno dei più piccoli, penso, e dicono che se chiudevano qui praticamente non entravano più i nemici, perché era un ingresso della città. Intanto mi sono aggregata ad un gruppo. È strettino, ma ci si passa bene. Intanto stiamo scendendo già almeno 3 o 4 rampe di scale, non so. Allora, stiamo per vedere una camera da letto. Qui dormivano. Church, la chiesa, cemetery, graveyard, water well, ventilation shop inside here. C'è una chiesa allora da vedere. La guida sapete cosa fa? Grida per avvisare che stiamo scendendo, in modo che quelli che devono salire non salgano, in modo che ci si fermi, ecco. È bassa, molto bassa. E fa freddo, ragazzi. Ci credo, se qua sale uno non si passa più. Questo dovrebbe essere il terzo o quarto piano sottoterra, a me sembra di aver fatto 1000 metri. Questa dicono che è la chiesa. Al secondo piano, o terzo piano sottoterra, la chiesa. A forma di croce. A forma di croce. Stiamo andando al cimitero. Ma io dico, ma dovevano andare per forza piegati a metà per andare al cimitero. Potevano farlo un po' più alto. Qui dicono che c'era il cimitero, ma diciamo che si va molto di immaginazione. Siamo dentro a una stanza aspettando che la gente scenda, perché giustamente non possiamo passare insieme. Incredibile pensare come potessero vivere qui dentro. Non so quante mila persone ha detto, 20.000 persone. Sì. Si metes X personas aquí tienes que decidir eso, cómo están haciendo, cómo bajar, cómo subir. Sì, che a lo mejor estaban más delgados. Siamo in una zona che loro chiamano salotto, varie stanze e dei buchi dove si può urlare e si parla con gli altri piani. Sono piegata di più, ragazzi, di più. Un recorrido di 2 metri. Ci si può incastrare, eh? Questa è un'altra stanza, qua si vede l'abbeveratoio per le capre. Come avevamo detto in un altro video, portavano anche gli animali dentro a queste grotte di notte, poi di giorno li facevano uscire. Nel periodo hittita facevano così, poi in un secondo periodo è diventata una zona di cucina, infatti si vedono, ci sono delle prese d'aria, eccole qua, una presa d'aria tipo camino per appunto i Over and then amphora is put, going to fermentation room. una camera di fermentazione per il vino che veniva buttato giù dagli grappoli. Ragazzi, io direi che il giro è finito qui, adesso troviamo l'uscita perché la guida ci ha lasciati. È stata una bella esperienza, comunque ci si può perdere senza guida. In totale sono 8 piani. Siamo scesi credo fino al 6° e poi siamo risaliti fino al 4° per vedere le camere da letto e la zona soggiorno. Poi adesso siamo nel 3°, non è che manca aria, si sta benissimo, è soltanto che abbiamo fatto 10 milioni di scale. Comunque qui nel 3° c'è una scuola, una vineria tipo bodega dove si raccoglieva l'uva, è aperto soltanto il 10% di tutti questi cunicoli, il 90% è chiuso per questioni di sicurezza, ne hanno aperto soltanto una piccola parte. E in molti punti ci sono delle aperture
che servono da canali di ventilazione. Un po' erano costruiti per fare ventilare i forni, insomma i fuochi che accendevano dentro, e un po' probabilmente li hanno aperti adesso anche come uscite di sicurezza. Pilar y Fernando, encantada, io soy Marina. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Listo. Ciao. Questi sono stati i miei compagni di viaggio, 2 spagnoli che mi hanno raccattato nel cammino e mi hanno fatto seguire la loro guida praticamente. Quindi sono scesa facilmente perché c'era la guida. Problemi di aria non ce ne sono stati, problemi di strettezza dei tunnel sì, effettivamente qualcuno non poteva entrare. Però dai, è andata bene, è stato interessante, soprattutto sorprendente vedere dei posti così angusti e piccoli, pensare che ci si svolgeva la vita di una città di 20.000 persone, se non ho capito male. Le persone riuscivano a vivere totalmente lì dentro, c'erano chiese, locali dove si mangiava, dove si dormiva, addirittura gli animali, quindi un'esperienza diciamo unica. Eccola qua. Eccomi, non sono morta nei cunicoli, come tu speravi. Allora, prima impressione, subito così a caldo. No, bello, bellissima esperienza da fare una volta nella vita. Purtroppo le riprese credo siano molto scure perché per colpa del nostro iPhone 11 non abbiamo una grossa qualità al buio, però vabbè, quello che si è visto fino adesso l'ha montato Mauri nel migliore dei modi. Stai chiedendo un telefono nuovo? È un messaggio subliminale, no. Allora comunque... io ci sarei passato nei buchi? No. No. Allora non c'era problema né di aria né di angustia né di niente, quello no, però in alcuni passaggi tra una stanza e l'altra erano veramente piccoli. Io sono stata varie volte quasi in ginocchio camminando. Ok. L'avete già visto nel video che è appena passato. Io non so niente. Adesso ti racconto, Mauri, ma tu adesso il video invece loro l'hanno già visto. Ah, vabbè ragazzi, lo vado a far raccontare così poi sono anch'io aggiornato, Ragazzi, davvero, guarda che l'impressione è quella di essere dentro un formicaio perché è stato tutto scavato a mano da delle formichine operaie. Mi stavo raccontando che è il 10% soltanto di quello che è realmente la città sotterranea, quindi Dicono che pensate quanto è sono grande. 4 km quadrati, quindi insomma come... Cubi, no? Hai detto? Quadrati, 4 km quadrati l'area. È grosso. Si collega poi con anche altre città, tra l'altro. Lei c'è andata, tranquilla, perfetta. E adesso ci muoviamo, diciamo in aperta campagna, in totale libertà. Stanotte voglio dormire sotto le stelle. Mi sembra un buon piano. E domani mattina, amore, la sorpresa. La vedranno anche loro, domani però. Oggi Ok, no. va bene. Devo svelare. Oggi nessuna sorpresa, oggi. Oggi no, oggi guidiamo fino là, devo editare un po', fare le solite cose. Roba in L'avete ufficio. visto come edita Mauri? L'avete visto, no? Ripreso prima. Ah? Ve li faccio passare adesso le immagini. Mauri super concentrato, che è lì che clicca con le dita, come i DJ, gira, fa con le cuffie e poi ogni tanto ride da solo. Sì, perché vedo le cazzate che dico. Vai, dai, su, Allegher, sì, dai. C'è una bellissima fontana di acqua potabile con anche il messolo per bere, una vita che non li vedevo nei paesini in montagna da noi. Una delle cose che abbiamo portato dall'Italia è questa bocchetta che praticamente di gomma si infila in qualsiasi rubinetto anche se non ha la filettatura. Che spettacolo di posto! Siamo fortunati perché questo è un periodo verde, agosto sarà tutto bello secco. E fa contrasto tantissimo questa roccia bianca dove ci sono dentro queste caverne costruite abitazioni con il verde che c'è attorno. È uno spettacolo. In particolare siamo appena entrati nella prima delle valli qua del Parco Nazionale di Goreme, che si chiama la Valle dei Piccioni.
Non saprei dire, però sono piuttosto smussate rispetto alle altre formazioni che ci sono più avanti a Goreme. Comunque è impressionante. Poi c'è questa cittadina che si sviluppa su questa altura, che ha questi speroni un po' più alti, diciamo in bassa difesa della città, anche delle case normali sul pendio. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Adesso non voglio sbagliare video. Piano piano che è tutta storta. Ma dove siamo finiti? Alla campagna, come avevi promesso effettivamente. Siamo su un'altura intorno a Goreme. Perché? Perché così dall'alto si vedono meglio le cose. Le cose, quelle che vedrete domani, se ci sono, perché poi non è detto che ci siano. Comunque ragazzi, io direi che ci vediamo domani. Ciao. Va bene. Comunque ragazzi, io direi una cosa. Ci vediamo domani. Che doccia? Dai! Devo fare la doccia. Ho capito, ma non si dice così. Che doccia hai fatto? Che poi alla fine tu fai sempre la doccia e la cacca, quindi A volte non è bello ma è così. Non ho visto piccioni per adesso, però la cosa particolare è che ci sono queste rocce Che sembrano delle piccionaie. delle merde di piccioni. No. insomma. Ok.